Ho firmato una serie di cambiali per pagare un acquisto rateale. Che cosa ho fatto? Ne parliamo in questo video. La cambiale è il titolo di credito, ovvero il documento rappresentativo di un diritto di credito, del diritto cioè di esigere il pagamento di una somma da parte di un terzo soggetto più completo, ma anche più complesso, di cui la disciplina commerciale dispone. Data questa sua complessità, si renderanno necessari più video per la sua trattazione. Iniziamo. La cambiale è un titolo di credito introdotto nel panorama giuridico italiano con la legge numero 1669 del 1933, cosiddetta legge cambiaria. La prima delle caratteristiche fondamentali è che si tratta di un titolo formale, ovvero che deve rispettare alcuni requisiti minimi di forma, in assenza o in difformità dei quali la cambiale perde talune delle sue caratteristiche essenziali, trasformandosi in una semplice attestazione di credito. Gli elementi di forma imprescindibili sono la denominazione di cambiale. Deve esserci scritto che il documento è una cambiale. Potrà sembrare un'ovvietà, ma di fatto non lo è. Basta infatti che al posto di cambiale vi sia iscritto il termine cambale, due parole simili ma che il nostro cervello potrebbe confondere, e non saremmo più di fronte al titolo di credito prospettato. Altro elemento formale essenziale è che contenga l'ordine incondizionato di pagare una determinata somma. Comprendiamo bene le parole. Una cambiale, quando è denominata tale, contiene un preciso ordine di pagare senza alcuna condizione ulteriore. Non si tratta quindi di uno sgradevole invito a pagare, posto che pagare un debito sia qualcosa di sgradito. Potrei tradurre il concetto dicendovi in slang che stiamo parlando di un documento che costituisce un ordine di pagare senza discutere. Esecutività del titolo, altro elemento di fondamentale importanza incorporato nella cambiale. La cambiale, in quanto titolo esecutivo, consente infatti al traente, in caso di mancato pagamento da parte del trattario, in caso quindi di mancato compimento dell'ordine incondizionato di pagare da parte del trattario, di aggredirne il patrimonio. Altra caratteristica della cambiale è di essere un titolo astratto, il che significa che la sua validità e la sua efficacia è assolutamente indipendente dal rapporto giuridico sottostante. Per la validità e la conseguente esecutività della cambiale, quindi, non serve conoscere il perché sia stata emessa. Se accettata, deve essere pagata. Punto. Le eventuali contestazioni potranno formare oggetto di giudizio separato. Dovrà però essere istruita una causa legale mirante al verificare l'effettiva sussistenza di eventuali inadempienze contrattuali dell'una o dell'altra parte, che potranno formare oggetto di risarcimento, ma nel frattempo la cambiale deve essere comunque pagata, pena l'esecuzione forzata sui beni del trattario accettante. Bene. Fino a qui abbiamo iniziato a vedere le caratteristiche fondamentali della cambiale. Per ora mi fermo qui, invitandovi però a riflettere sulla portata delle informazioni contenute in questo primo video. Bene, vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo, vi invito a visionare i video gratuiti di presentazione dei miei corsi presenti sulla piattaforma Udemy, vi invito ad iscrivervi al canale per ricevere le notifiche dei prossimi video appena saranno pubblicati e se il video vi è piaciuto vi invito a cliccare sul pollice in su. Grazie.